And the game of the year is... Dottor Sgungo. Ebbene sì, quello sono io. Vi starete chiedendo come sono finito in questa situazione? Beh, non ci sono finito. Però, diciamo che nell'ultimo anno ho un pochino sperimentato con la creazione di videogiochi e volevo parlare un attimo dei miei figli. Ok, questo video non è tanto per vantarmi del fatto che ho fatto cose che mi piacciono, ma anche perché sono sicuro ci siano persone creative a cui piacciono i videogiochi, che vorrebbero provare a crearne alcuni, vorrebbero sapere come si fa. Non che io ne sia un esperto, però questo video è per loro. Grazie, grazie. Per anni ho cercato di convincermi a fare cose un pochino più ambiziose di minigiochi per regali di compleanno di cui non parlerò in questo video perché sono poco interessanti e inoltre non sono fatti programmando, quindi non li conto. Ok, questo è il mio video, faccio io le regole, e finalmente un anno fa ci sono riuscito. Dunque, alla fine dell'ultimo anno, con tutta la mia pigrizia e le mie impareggiabili abilità di procrastinatore, i giochi che ho fatto sono 4 e sono fantastici. Ok, forse non sono così fantastici, ma io ne vado fiero e mi sono divertito a farli. Partiamo dall'inizio. Come ho fatto a diventare una sorta di game developer? Beh, ho scaricato Godot e ho iniziato. Facile, vero? No! In teoria il primo progetto in un qualsiasi ambito creativo dovrebbe essere una cosa minuscola e poco ambiziosa. Ogni volta però iniziavo a lavorare a qualcosa di troppo difficile per un primo progetto, abbandonavo tutto e poi mi toglievo la vita. Però poi pensai, aspetta un secondo, se le mie idee sono troppo complesse, allora devo iniziare a fare un gioco senza nessuna idea. Nome progetto... Dottor Sgungo. Ok, sì, può funzionare. No, quella non era un'interpretazione artistica di come è nato il mio primo tentativo di fare un videogioco, è andata letteralmente così. Il mio design document era il titolo Dottor Sgungo, che non vuol dire un cazzo, e poi questo disegno qui. Non avevo altro. E indovinate un po', questo effettivamente ha funzionato. Iniziai a lavorare alla creazione di un platformer horror in cui sei un dottore che scappa da un ospedale infestato da pazienti corrotti e malvagi. Non è un capolavoro, anzi, la maggior parte delle persone vedrebbe questo e come prima reazione cercherebbe di consolarmi, ma io ne vado fiero. Onestamente, non posso non andare fiero di questa cosa, ok? Io ho fatto il codice, ho fatto i disegni, le animazioni, il game design, i dialoghi, gli effetti sonori e malgrado non avessi alcuna esperienza con questo tipo di roba, anche la musica. Aspettate, qui arriva la parte migliore. Se questo gioco avesse avuto anche animazioni 3D, sarebbe stata la più completa rappresentazione della mia attuale abilità artistica. Ma perché non hai usato l'intelligenza artificiale? Perché no? Una volta finito il gioco volevo fare un pochino di playtesting e qui ho scoperto che la prima versione del gioco aveva un bug interessante. Il gioco crashava ogni volta che morivi. Game developer. Ok, a parte quell'inaspettato bug, mi aspettavo che il playtesting sarebbe stato molto più traumatico. Ho adorato guardare i miei amici vedere per la prima volta il mio gioco. Sucate. Sembra che a loro sia piaciuto molto, mi hanno anche fatto questo regalo di compleanno assolutamente incredibile che dovevo mostrare. Ok, quindi, dopo i miei innumerevoli traguardi da sviluppatore di videogiochi, traguardi che sarebbero Dottor Sgungo e questa cosa con Super Mario strano che, boh vabbè, era un test, ok, era arrivato il momento per me di farmi competitivo. Le Game Jam sono essenzialmente delle competizioni di creazione di videogiochi. Viene rivelato un tema e da quando viene rivelato hai un tot di tempo per effettivamente completare il tuo gioco, ovviamente basandoti su quel tema lì. Figo, vero? No! E invece sì. Infatti tutti gli altri giochi che ho fatto finora dopo Dottor Sgungo sono stati fatti per una qualche Game Jam. Questo perché sono un perfetto counter per la mia malattia mentale, la procrastinazione. Chi l'avrebbe detto? Alla fine bastava un pochino di competitività e una data di scadenza per essere produttivi.
Wow! Onestamente, da aspiranti sviluppatori di videogiochi, il miglior favore che potreste farvi è quello di partecipare a una Game Jam. È gratis, non ci vuole niente, si partecipa direttamente da itch.io, sono online e alcune hanno anche ricompense. Scoprirete un sacco di cose sulla creazione di videogiochi e sulla vera natura del vostro cuore. Ok, penso che questo video vi abbia rotto e sono sicuro che ha rotto me, quindi vediamo di parlare velocemente dei giochi che ho fatto per le gem. Deadly the Pup. Il tema era magia e il prerequisito era la morte la tua amica. Ho fatto un gioco in cui sei uno stregone che lavora con la morte per uccidere persone. Molto poco macabro. Per renderlo divertente mi sono assicurato di mettere molte meccaniche di rischio contro ricompensa. È praticamente il modo in cui ottieni molti punti e giocando in maniera rischiosa. Bisogna usare una sorta di tocco magico per marcare più gente possibile super in fretta e poi tornare dalla morte per ammazzare definitivamente le persone marcate. Secondo me è il mio gioco migliore, ma c'è da dire che la musica è malata. Mr. Paraglide. Il tema di questa gem era discesa costante, quindi decisi di fare un platformer in cui non puoi saltare, puoi solo usare un parapendio per scendere. Ah, e l'ho fatto anche in 3D. Alla fine potrebbe essere un livello di Pilot Wings 64. La musica qui non è malata, perché è fatta da mio fratello. Per chi non mi conosce nella vita reale, ora vi dirò una cosa che descrive il mio carattere alla perfezione. È arrivato il momento di mandare la sottomissione per la Game Jam. Dopo aver lavorato 3 giorni senza sosta, ho per sbaglio mandato Deadly the Pup. Dame danne, dame io, dame mano io. Ampaga, sukite, sukite. Vabbè, poi ho contattato un moderatore e ho fatto caricare il gioco vero. Tutto è bene quel che finisce bene. Honey, the car is unwieldy again. Questo è orribile, lo odio. Il tema era l'errore e la caratteristica, quindi l'idea era di mettere qualcosa di sbagliato nel tuo gioco come un bug e renderlo la meccanica principale. All'inizio volevo ricreare il bug dell'altalena di GTA 4, ma poi ho cagato fuori scrivendo i controlli della macchina ed erano così brutti che forse sarebbe stata una buona idea fare un gioco basato sul cercare di arrivare alla destinazione manovrando una macchina incontrollabile. Non era una buona idea, non è divertente questo gioco. Però comunque ci sono aspetti che mi piacciono, dai. E niente, ora che ho anche il superpotere di fare videogiochi, potete tipo, non lo so, cliccare su iscriviti e potete aspettarvi questo tipo di cose da me. Oppure sarò pigro e non farò nulla. Ciao, 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 ciao.